Sono presidente di un circolo da 3 anni, un centro equestre, mi occupo di equitazione, ma vivo questo sport dalla tenera età. Avevo circa 5 anni quando ho iniziato. Oggi all'interno del mio circolo svolgo anche la mansione di istruttore, sono un istruttore federale FISE e da 3 anni sono anche istruttore e anche docente ENDAS. Qual è lo scopo, dello sport, intanto in generale e poi soprattutto nel mio settore? Intanto lo sport come principio attivo per i giovani, in generale l'educazione, educare alla vita attraverso lo sport. Attraverso lo sport si danno delle regole, attraverso lo sport si danno responsabilità, attraverso lo sport diamo anche degli obiettivi da raggiungere, faticando, in questo caso fisicamente, ma anche mentalmente, perché i ragazzi davanti a degli obiettivi da raggiungere, se si ritrovano con qualche debolezza a livello psicologico, lo sport sicuramente è un mezzo che ti aiuta a potenziare l'eventuale debolezza e superarla. A maggior ragione con il mondo equestre la cosa si fa ancora più articolata, ma nello stesso tempo, secondo, non voglio essere di parte, ma anche molto magica, tra virgolette, particolare, perché il nostro sport è fatto da un componente che vive, che ha un'identità propria, che è il cavallo, e che vive di proprie emozioni e vive anche, perché un po' spugna, delle emozioni dell'atleta. Per migliorare l'attività del partecipante, o meglio dell'aspirante, tra virgolette, atleta, parlo nel mio caso del mio settore, cioè sempre il settore equestre. Una cosa importante è, quando si avvicinano a questo sport, sicuramente la comunicazione, cioè farli parlare. Indubbiamente questa è una prima idea, è un primo mattoncino di sicurezza che noi abbiamo e che possiamo dargli. Cioè, se il ragazzino viene qui comunque con una proiezione di qualcosa che vorrebbe diventare, che nel mio caso è un obiettivo a questo punto da raggiungere, è bene farlo parlare. Poi, in base all'obiettivo che il ragazzino, la proiezione che ha di se stesso per il futuro, si va a impiantare un piano di lavoro. Nel mio caso sempre il piano di lavoro fondamentalmente è quello di andare a creare una comunicazione, insegnare innanzitutto la comunicazione col cavallo, ritornando al discorso di poc'anzi, che comunque oltre a insegnare la tecnica fino a se stesso, nel mondo equestre abbiamo questa caratteristica, che è quella comunque di insegnare il dialogo con il cavallo, quindi la comunicazione che bisogna dare al cavallo. Si parla proprio di alcune basi, cioè nel nostro campo noi solitamente lavoriamo si fanno dei lavori individuali, non di gruppo, dove l'aspirante partecipante comunica con il cavallo singolo e con l'istruttore, in questo caso con me.
e vengono eseguiti degli esercizi che permettono all'atleta di prendere confidenza e di cominciare a prendere anche il senso, andare a sviluppare il senso della coordinazione, il ritmo, che in qualche modo sono la base comunque di tutti gli sport: ritmo, coordinazione e naturalezza. Questi sono 3 concetti che noi ci portiamo in tutti gli sport, che si chiama danza, nuoto, equitazione. Quindi si parte proprio dalla base. Quindi, ricapitolando, la cosa fondamentale è avere le idee chiare, quindi porsi un primo obiettivo e partire proprio dalle basi attraverso degli esercizi. Sicuramente in questa prima fase diciamo l'istruttore ha un ruolo fondamentale, che è quello di capire e intervenire qualora l'aspirante partecipante, l'aspirante atleta non riesce a gestire bene le proprie emozioni, magari data anche da una paura, da un timore, dal timore, magari nel mio caso del cavallo in sé. Quindi una cosa fondamentale è curare un po' di più l'aspetto emotivo, fargli prendere confidenza con il cavallo, fargli capire quali sono i movimenti che indicano tranquillità o nervosismo del cavallo, perché nel nostro caso spesso e volentieri la paura del cavallo è perché non si ha una conoscenza a livello etologico. Quindi una cosa fondamentale, il primo step che l'istruttore non deve sottovalutare è andare a curare appunto questo aspetto emotivo e la conoscenza del cavallo sotto proprio l'aspetto etologico, quindi è fondamentale. Questo è uno step che a volte, in base all'emotività del partecipante, può richiedere parecchi appuntamenti, soprattutto se il partecipante vive tutte queste sessioni di lavoro in apnea. Fondamentale anche lavorare col respiro, attraverso il respiro, la frequenza cardiaca. Quindi l'istruttore in questa prima fase è più che insegnare un aspetto tecnico fine proprio al movimento, deve insegnare a mantenere un equilibrio e una serenità, una naturalezza a cavallo, attraverso appunto degli esercizi anche di coordinazione e respirazione che vengono eseguiti a cavallo. Importantissimo, soprattutto nella prima fase di inserimento, diciamo, allo sport, e ripeto sempre, io parlo per il mio settore, è avere un confronto diciamo continuo sempre al termine di una sessione di lavoro, giusto per capire un attimino le sensazioni che hanno riscontrato allenamento per allenamento, che possono essere positive o anche negative, frustranti, quindi è bene in questa prima fase confrontarsi. Generalmente da ogni termine diciamo di una sessione, l'aspirante atleta o partecipante passo dopo passo va a inserire sempre più consapevolezza della propria
come dire, della propria autostima, soprattutto nei ragazzini, quindi un consolidamento del proprio carattere, e di conseguenza di autostima, che è una cosa fondamentale, soprattutto nei ragazzini in fase di crescita. Qualora si andasse a creare invece una situazione frustrante o di stress perché non si riesce ad ottenere un obiettivo in breve termine, la cosa fondamentale dell'istruttore è far capire all'aspirante atleta che ogni atleta comunque ha dei tempi che non sono ben stabiliti e che bisogna in qualche modo perseverare nel lavoro, negli esercizi e nella costanza. Proprio per questo, come abbiamo detto poc'anzi, lo sport aiuta a consolidare il carattere, a responsabilizzarsi e ad avere in qualche modo il controllo appunto delle proprie emozioni, quindi andare a consolidare il carattere, perché questi sono tutti elementi che poi si ritroveranno in un futuro nel mondo del lavoro, nella vita in generale, nella loro vita tra virgolette da adulti.